Allora, signorina, riprendiamo dal sesto capitolo di Schiene d'elefanti, bianche come bianche colline di neve. Aprì gli occhi. Punto. Dorothy entrò sotto la tenda e venne verso di me. Si slacciò il reggipetto, mi si accovacciò accanto. Io la baciai sulla bocca e sotto il nostro peso sentì tremare la brandina da campo. Fu un bacio lungo, doloroso, e mi rimase nel palato un aspro sapore di belva. Che si mangia oggi? Zuppa di tartarughe? Sempre la solita zuppa. In quel momento sentimmo il terreno squassato dalla carica degli elefanti. Oh! Gridai! Signorina Cancelli. Ah! Gridò Dorothy, va. No. Afferrai la carabina belga calibro 106 a 38 colpi e aspettai che gli animali venissero. Mi giungeva il loro odore portato dal vento. Un odore che io conoscevo bene perché l'avevo sentito spesso al giardino zoologico. Signorina Cancelli, Dorothy si strinse a me tremante. Io dovevo prendere la mira a baciarla. La baciai. Ammazza quanto è fredda! Non era Toto, era una femmina. Ed era gelosa di Dorothy. Tutte le femmine mi amano. E io le amo. Punto. Sole della California, accarezzami come m'accarezzo mare. Buongiorno, direttore. Maestro. Per la servitù. Mi rimetta in forma, sono 3 notti che non dormo. Più forte così. Ho lavorato fino all'alba, ma ne faccio rispondere a tutti. Mi è rimasta sta posta. Ti pago per questo, no? Lo so. Non ti basta $500,000 al mese? Che ce fai? Vuoi un aumento? No, non strillare!
fa? E c'hai troppi successi. Prendete un altro segretario, a me mettimi a fare altra cosa, a me. Hollywood, signore. Rispondi tu. No, ci ho fregato a pezzi. Dai. Allora, Selznick, i vostri films mi disgustano. Sì, yes, avete completamente rovinato il mio ultimo romanzo, Stanotte muore la luna. Avevo ambientato durante la guerra di Spagna e voi lo avete trascinato fra gli esquimesi. Sì, la cosa ormai riguarda soltanto il mio legale. Prego. Niente da fare, prego. What? Se lei viene qua io le sparo. Sì. Sì, a me Goldwyn, lo sai che no c'è? A me i soldi mi fanno schifo. Dunque bisogna che gli chieda almeno $500 milioni di danni artistici a questo signore. Signorina, segni un po' $500 milioni. Che regali 1000 lire? Non ci riconosci, eh? Siamo i tuoi colleghi! Che deve tornare in ufficio? Cacciateli via! 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 Non si può creare in mezzo alla gente che lotta solo per l'esistenza, che non ricava nessuna soddisfazione dal suo lavoro e aspetta solo il 27. E voi non mi proteggete dalle aggressioni dei postulanti, mi lasciate solo. Eppure io vi mantengo a tutti, a voi, a tutti. Miserabili! Signorina Cancelli. Rinfresca. Tutti vogliono avere soldi, soldi, soldi. Ma che sono l'opera Don Guanelli? In questo momento un'eccitante creatura mi appare sullo sfondo del mare. Chi sarà? Sono curiosissimo. Ma come prova della mia volontà mi costringerò ad ignorarla, punto! E virgola. Signorina, vada in ferie. Non vuole sapere chi sono, perché sono venuta da lei e quanti uomini ho amato. Il passato di una donna non mi interessa solo il presente. Signor Guida, io sono una sua grande ammiratrice. Ho letto tutti i suoi romanzi in americano. Lo sa? Sì, non mi meraviglia. Lei è l'unico uomo che mi possa salvare con la sua grande esperienza. Calma, che foga. Oh, la prego, mi aiuti. Va bene, l'ascolto. Venga con me. Dopo di lei, prego. Mi chiamo John. Sì? Ballavo in un night di Las Vegas. Poi McNally si innamorò di me e ammazzò il direttore. E come mai questo McNally si è comportato in un modo così poco riguardoso verso un direttore? Perché non aveva voluto dirgli dove mi ero nascosta. Ah, sì? Allora mise in fila tutto il personale del locale. Ammazzò 2 ballerine, un cameriere, il batterista. Ma poi il trombone ha cantato. E io mi sono rifugiata qui da lei. Va bene, ma sto McNally adesso lo sa che sei venuta qui da me. Ma io non voglio sposare McNally. Voglio sposare te. Ma rifletti. Mi pare che questo McNally ti possa dare una protezione molto più solida della mia. Ma io amo te. Lo capisco, ma non vorrei che il signor McNally ne fosse leggermente contrariato. Non avere paura. Non pensiamo a lui, baciami. Questo lo faccio sempre volentieri. Chiamami Giovanna. Sta a guardare la forma. Hai paura? Devo andare via. Dove devi andare? Sono appena le 7:30. Non lo so, ma tutte le mattine a quest'ora, dalle 8 alle 2, una forza invincibile mi afferra, mi domina e mi trascina. E cos'è questa forza? Non lo so, ma devo andare, se no mi mettono la multa. Potevamo stare insieme. Ma io stacco alle 2. Tu aspettami. Non te ne andare, aspettami. Ti aspetterò. Svegliate! Svegliate! No! Svegliate! No! No! Io stacco alle 2. Nando! Stacco alle 2. Su, svegliate, che è tardi! Non te ne andare tu. Nando! Oh, svegliati! Io stacco alle Ma 2. se non attacchi alle 8, come Io stacchi stacco. alle 2? Su, tutte le mattine pare Io. che resusciti! A Romoli.
Beato te che puoi dormire quanto te pare. Chiamami Giovanna. Certo che se McNally sapesse che è venuta da me. Ero lì. Oh, non sarei mica una spia di McNally, te. Sono le 8, Francesco è già venuto e se n'è pure andato. Le 8? E non mi potevi svegliare prima? Con l'aria che tira in ufficio? Fammi arrivare pure tardi. Buongiorno, Na. Ciao, Na. Ah, la solita scena neorealistica. Già state qua voi? E chi ci accompagna a scuola? Te vai a sbrigare che papà aspetta il giornalaro. Ma Francesco, prima di accompagnarvi dalla bambinaia, non ci pensa mai a farvi fare colazione a casa? Dice che tu c'hai più soldi di Lui noi. si è già mangiata la 13ª. Ah, ecco. Guarda che c'è una macchia dietro la spalla. Non è tua, De Francesco. E te pareva? Nando, stasera ci porti pure a noi a teatro. Non siete ancora maturi per Shakespeare. Si vede che ci sono le donne nude. Asciugamano! Eccolo pronto. Meo stasera. Sì. Cravatta! Cravatta! Eccola. Giacca! Giacca! Eccola. Ma che vai in ufficio in pigiama? E fosse la prima volta? Mamma mia, che vergogna se ti scoprono. 300 lire. E che ci devi fare? Te vuoi sbrigare 300 lire? Quanto spendi? Questa avrà trovato qualche donnaccia. Non sono per me, ma Francesco ne potrebbe aver bisogno. È il denaro che si disperde per 1000 rivoli. Ah, oh, e qui si mette male, sa. Andiamo, va. 30 lire tu. Ah, 30 lire? Che sei spicci? E certo, non le cambia mai quelle 500 lire, sa. Il resto. Ci sono pure i giornalisti. Ah sì, per i ragazzini. E dopo te li ridò. Dopo me li ridai. Facciamo cifra tonda. Quando siamo arrivati a 1 milione me li ridai. Il capitale milanese nella beni immobili per la costruzione dell'albergo Milton produrrà notevoli mutamenti anche nella struttura interna della società. Ah, ci licenzia. Si attende infatti l'arrivo di noti tecnici settentrionali. Mutamenti tecnico-amministrativi. È il terremoto. Oh, e alla peggio vuol dire che ci faranno fare i fattorini dell'albergo Oh, mio. oh, oh, l'autobus. Avete sentito? Pare che arrivano da Milano dei funzionari. Questa è la fine del La mondo. rivoluzione ai beni immobili. Lo scandalo dell'albergo Milton. Povera Roma, ho paura che ci toccherà Siamo lavorare. finiti sul giornale. Dio si salvi. No! Dio salvi il re! A casa, figliolo. Qui c'è veramente qualche grossa novità. A Roma c'è il rispetto storico. Che fanno? Demoliscono il Colosseo per costruire un albergo? Se si comperava un orologio da polso, forse era più comodo. Hanno licenziato il vecchio orologio marcatempo. Meglio, così non timbriamo più. Si timbra, si timbra. Perché l'hanno cambiato? Ordini superiori, è venuto uno specialista da Milano. Pure. Forza bimbi, che quando timbro io sono le 9. Dai, brigati. Mi dai il cartellino mio? Ma che fai? Vieni in orario? La bambina mi ha svegliato presto. Va bene, timbra tu, ma io avanzo sempre una timbrata, Ah, vabbè. Le 8:22, forse arriva ancora in tempo. Se ha da fare non si preoccupi, guardo io un momento il suo sportello. No, sto avvertendo qualche piccolo sintomo. Signori, il Cavalier Zuppi sta avvertendo qualche piccolo sintomo, quindi nessuna preoccupazione, i giornali esagerano. La giornata è cominciata regolarmente. Che c'è? Una carie. Ah, L'importante è che funzioni lo stomaco per poter mangiare. sì, così ti viene l'infarto. Almeno l'infarto è secco. Tac! C'è nessuno che ha una gamba di legno? 8:30! E 28! Ok. C'è un'unica malattia che uccide, il lavoro. Ah, ma una vergogna! Tutte le mattine così, benissimo, matti! Ci stavo prima io. Calma. Ma che calma, è mezz'ora che aspetto. Ha fatto male a venire mezz'ora prima, poteva venire alle 8:30 preciso. Ma io la mattina lavoro, sa. Allora, a noi due. Ce l'ho sfrattato un'altra volta. E dategliela sta benedetta casa. Ma pensa alla tua che fra un po' ce la levano. Niente, mi dispiace, ancora niente. Ma me vo sentire. Zitto un po'.
Ah, dottor, ci risembra? Ma che c'è? C'è il raffreddore del fieno. Questa stagione innaffia Ma tutto. vedi, oh, andiamo bene. Allora. Niente, un falso allarme. Ah, meno prego. male. Io dovrei pagare l'affitto. Affitto. Sportello numero 3. Permesso? Attenta ai piedi, signor. Permesso? Permette? Prego. Io dovrei pagare l'affitto. Scusate, affitto sportello 5. Permette, scusi? Ah, signor, ma che sta a fare la quadriglia? Buon appetito. Grazie. Permesso? Ma che, siete tutti uguali? Il collega ha avuto la fortuna di ammalarsi e io lo sostituisco. Che mese? Luglio e agosto. Affitto arretrato, piano superiore. Non me lo poteva dire subito? O forse la sfera di cristallo, il turbante in testa? Ma uffa! Se volete decidere a metterci qualcuno qua? Ma che vuoi da me? Vuoi venire a abitare a casa mia? Quando è comodo, anch'io vorrei pagare l'affitto. Che mese? Dei prossimi 3 mesi, dato che dovrò partire, vorrei pagare anticipato. Francesco? Permetta che anche i miei colleghi la vedano, lei è un caso piuttosto raro. Temo davvero che dovrà rinviare il viaggio. Ma lei scherza? L'Istituto dei Beni Immobili, fondato nel 1765, prevede la moratoria, la multa, lo sfratto, l'ingiunzione. Prevede tutto meno i pagamenti anticipati. Senta, io non ho tempo da perdere. E io sì, conciliamo? Mi chiama il direttore. Che succede? Lei è il direttore? Senta, in questo ufficio non si fa altro che perdere tempo. Caro signore, in un ufficio non si perde mai tempo, ma anzi lo si impiega a proprio vantaggio. Buongiorno, signore. Lo so, voi vi preoccupate solo del vostro maledetto albergo. Ma la cosa non finisce qui. Scriverò ai giornali. Capitale corrotto e nazione infetta. A risentirla, caro signore. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Direttore, a letto qui. Ha visto? Sì, purtroppo brutte notizie. Milano mette in serio pericolo la vostra cara pigrizia. Grossi mutamenti e non so proprio dove vorranno arrivare. E ci cacciano via. No, speriamo di no, ma aspettatevi il peggio. Comunque, signori, non so se vi farà piacere la notizia, è in arrivo da Milano un ispettore. Un ispettore? Il dottor Jacobetti, specialista in Human Relation. Specialista di che? Relazioni umane. Rottura di corbelli. Figuratevi, dicono che i nostri sistemi sono antiquati e polverosi. E forse non hanno torto. Niente. Chi sarà questo dottor Jacobetti? Ma chi sarà? E chi Sarà qualche sarà? ufficiale dei carabinieri in qualche vecchio pensione. rompiscatole a riposo. Bella prospettiva. Questi incarichi li danno sempre a loro. Cavalier Zuppi, questa sera non andrebbe a teatro. Sa, io con questo raffreddore incipiente ho paura di disturbare lo spettacolo. Volentieri, se è per farle un piacere. L'ho pagato 1500 lire, faccia lei. No, scusi, credevo che me lo cedesse così, per amicizia. Glielo do per 1000 lire, va bene? Glielo posso pagare a rate. Ecco, è una bella idea. Perché non facciamo delle cambialette da 50 lire? Scusi tanto, eh? A conferma che io sono molto più della mia apparenza esteriore, aprite questa borsa e prendete quanto contiene. Lampi, molti lampi. Quando acquisterete questa anello, ed essa vi dirà quale compagno è il vostro che ancora non conoscete. Maledizione alla tempesta. Maledizione alla tempesta! Andrò in cerca No, dagli la mano, vuole la mano. Datemi la mano. Bravo. Avete Sì. altro da dirmi? Poche Poche parole. parole. Ma per Adesso dopo sta l'importanza battuta loro, entra tanto Cervi che potete sembra Babbo sapere Natale. che quando abbiamo trovato il re, chi lo incontrerà per primo avvertirà l'altro con un grido. Siamo intesi. Sarà fatto. Bene. Mante potevano regalare i biglietti del cinema. Soffiate o venti, scuotete i campanili fino al gallo. A voi sulfuri guizzi di fuoco, rapidi come il pensiero, propulsori del fulmine che schianta le querce, fulminate la mia testa canuta! Mansu. Scusi tanto, signorina, ma era fatale, purtroppo. Non avrei dovuto venire. Ecco, hanno lasciato la porta aperta e allora col vento che fanno là sopra per fare la tempesta, capisce, c'è corrente e il polline dei suoi mughetti mi ha colpito in pieno. Se è così delicato, poteva restare a casa. Deve essere un ammiratore di Gasman. Silenzio, un po' di rispetto. Ma dove siamo? Pardon? L'ombrello, per favore. Ah, è lei. Vorrei tanto scusarmi per poco fa, ho esagerato, sa. Ma a me a teatro piace il silenzio assoluto. Purtroppo la gente che va a teatro smuove le sedie, ha la tosse e qualche volta starnuta. Del resto i tedeschi dicono grande starnuto, grande saluto. Sì, anche gli antichi romani.
Quando si incontravano si salutavano con uno starnuto. Anzi, quando uno non starnutiva, l'altro diceva: quello non mi starnuta più. Che gli avrò fatto? Chissà quanti amici avrebbe avuto lei. Eh sì, io di questa stagione avrei salutato tutti. C'ho il raffreddore del fieno. Non raffreddore, febbre del fieno. Ah, sì? Colpisce i nervosi, gli ipersensibili e soprattutto gli artisti. Meglio così. Nando, volemo andare, c'ho fame, prego. C'ho pure sonno. È molto tardi. Buonanotte, grazie. Buonanotte. Francesco, tardiamo a comprendere, eh? Perché se ne va? Potevamo passare la serata insieme. Andare a Roof Garden del Grand Hotel. Ho la mia orchestra privata. 6 suonatori della California. Prego, champagne, caviale. Non le piace il caviale? Ah, caviale, perdemo il tram, sa. Oh. Allora, sta fettina. Eccola. Danne mezza a Francesco. Non sapevo che veniva. No. Ma perché tu a casa tua non c'è niente? No, lo sai. No. Ah, non c'è niente. Che giorno è oggi? Venerdì. Già venerdì. Allora è vigilia. No, oggi è giovedì, scusa. No, è mezzanotte passata, è venerdì. Vabbè, te ne darò un pezzetto, va. No, grazie, io la voglio rispettare. Dalla a lui la fettina e tu mangi la frittata di stamattina. Tanto a te la roba avanzata ti piace. No, dalla a lui la vuole rispettare, scusa. No, sa, proprio no, e mi fa male questa, piuttosto niente. Sta a fa tante storie per una fettina, non c'è un arancio. No, non c'è l'arancio, eccoti la fettina. C'è riuscito. Non ti sei perso niente, sai, è durissima. Almeno state zitto. Beato te che ti piacciono gli avanzi. No, mettiamo le cose in chiaro. Io gli avanzi li mangio solo se ci sono costretto. Va bene? Chi ti ci ha mai costretto? Siete stati gentilissimi. Sembrava di stare a casa mia. No, un giorno di questi vi porto tutti in trattoria, Sì, e quando mangiamo? È colpa mia se sono rimasto solo e c'era la povera Anita. No, tu la povera Anita l'hai fatta morire a forza di fargli mangiare gli avanzi tuoi. E adesso stai a provare con me. No, a casa mia non è mai avanzato Non niente. lo credo con quella fama che ti ritrovi. Ho parlato la cacà. Chi ha preso la chiave qui? Che ne so, tu la nascondi. Ma che picchia? Il formaggio lo chiudo a chiave. Formaggio? Ammazza il malfidato. Chi ha aperto qua? Io non lo so. Ah, non lo sai? No. E allora Romoletto come ci è venuto qua dentro? Domandaglielo. Aperto da solo. Adesso la chiave me la porto in ufficio. Brava, io quando voglio un piatto vengo in ufficio. E che è sta puzza? È gorgonzola. Posso stare qui o devo andare a mangiare in terrazza? Ma senti un po'? Speriamo che non ti piace. È buono, sai? Buono? Un po' fortino. Ecco. Adesso gli avanzi sono finiti. Posso anche andare a dormire. Ogni giorno. E dovrebbe essere. Ho mangiato così leggero. Quanto rompi. Francesco, t'ho preparato sto involtino con le patate. Qui c'è un pacchetto con i dolcetti fatti da me. Portali ai ragazzini. A Romoletto. E ti pare che me la lasciavo scappare? L'ho portata sulla terrazza della Torre Eiffel e abbiamo cenato insieme. Il caviale non ci è piaciuto, se sapevo la portavo a Mosca. Io lo sai, poi per il caviale sono schizzinoso. E allora gli ho ordinato dei nidi di rondine. Ho speso 37.000 franchi. È tanto. Ma sai, quando sei con una donna all'estero non puoi stare mica a lesinare sul franco, ti pare? Oh, pare che non ti interessa. E tu vuoi arrivare sempre al sodo. Ma guarda, niente, non ci ho fatto niente, perché secondo me non era una peccatrice. Io il peccato lo consumo solo con gioia. Che donna, Gio. Vuoi sentire? Buonanotte. Era ora. Francesco, dove vai? Lo hai sentito che ha detto? Quello si è accorto di tutto. Sei troppo impulsiva. Tanto prima o poi lo dovrà pure sapere. Cocco mio coccodoro. Bisogna che le cose si maturino. Francesco, tu pensi ancora ad Anita? Oh, Anita. Certo che penso a Anita. È un problema anche questo, no? È morta da 4 anni, è morta. Salviamo almeno le forme. Tu le forme le salvi solo quando ti fa comodo. Francesco. Sta piove. Che c'è l'ombrello? E aspetta che spiovano. Entrò McNally e sfilò la pistola dalla fondina. Ah, ma sto McNally spara sempre. Ma già te sei addormito. Sogni d'oro, Romoli. Do, 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 do.
A quanti anni siete morti? Io da 10 anni, lui da 9. No, prego. Io da 8 e mezzo e lei da 12. Pure mo che si è morta regali Va l'anni. bene. Come mai siete venuti? Beh, volete che un padre e una madre manghino allo sposalizio del figlio maschio? Approvate la sua scelta? Beh, avremmo preferito che avesse sposato una paesana. Dateci che le paesane sanno stare più attente al soldo. Siete contenti che vostro figlio è un grande famoso scrittore? Beh, noi avremmo preferito se avesse fatto l'impiegato. Dateci che all'impiegato ci tocca lo stipendio fisso alla 13ª e alle 2 è libero. Viva gli sposi! Tanti auguri. Grazie. Grazie. Dichiarazioni. Scrivete che sono felice perché non sono più solo. Giorgio. Fatto. Grazie tanto. Mamma. Fatemi baciare la mia, sposa pure a me. Sono contento che siete venuti. Ci Grazie. avete una bella cera, tutti e due. Grazie, papà. McNally. Nando Guida, hai sposato la mia donna e non mi hai invitato, Jens? È stata una dimenticanza. Ma io voglio essere più gentile di te. Ti ho portato il mio omaggio floreale e questo modesto dono nel quale potrai dormire la tua prima notte nuziale, ok? Molto gentile, ma non si doveva disturbare, ecco. E ora, Mr. Guida, a noi due. I nemici li brucio a fuoco lento. Cappello! McNally! Non sono armato! Meglio! Nando, via questo! Quella bara servirà a te, McNally! Gli è sempre piaciuto di giocare alla guerra. Sulla tua futura salma mi disturba quel garofano rosso. Here it goes. E adesso al cuore. Chi ha sparato? Io, perché? E qui non si può sparare, è zona del silenzio. Documento. Il mio certificato di matrimonio con la bambola qui presente. E questo è il mio. Buongiorno. Qui risulta che avete sposato tutte e due la stessa donna. Sì. E la signora è in arresto per bigamia. Non si preoccupi, il reato si estinguerà automaticamente con la morte del marito superfluo. E allora estinguiamo o conciliamo? Conciliamo. Quant'è? 1000 lire per lei e $1.03 per lei. No, estinguiamo e subito. Ma che fa? Qui siamo in ciociaria e si duella all'italiana. Ecco. Schiena contro schiena, va? Non ti farà male. Attenzione, non fate passi falsi, eh? Il nemico alle vostre spalle, pronti, via! Il tuo bacio è come un rock. Esatto. 1-0. Un punto al signor Guida. Un punto al signor Guida? Dice lui? You ask for it. 1-1. 2-1. 3-1. 10-1. Le mie pistole non conoscono regole. In America si duella così. Mira il serbatoio della benzina. Quarto Michigan, a terra! Arrendetevi, figli di fumo e penna bianca! Aranda Coyota! A Fangala! Al riparo! Le munizioni!
Banzai, banzai, Mikado! Fammi tacere qua la sputa a fuoco. Ok, boss. No, la guerra batteriologica no! Lo starnuto è un'arma illegale! Mi appello alla Convenzione di Ginevra! La fine. A Romoli. Già m'ha incastrato. Adesso sono costretto a sognarmela tutta la vita. Va bene. Posso sempre divorziare. Tanto è un sogno. La porto al Messico. Non te importa niente. Beato te che sei stupido. Già le 7:30. Però pure sto McNally non è nessuno. L'ho ammazzato con uno starnuto. Nandu, guarda che Francesca è già arrivato. E su, sbrigate. Che vita senza fantasia. Quella al centro deve essere la torretta delle guardie. Ma da dove si evade qui? Col mutuo e in 30 anni hai la casa tua. A 90 anni, se le va bene, lei è proprietario dell'ingresso. Tu fia se compra la cucina. E quando vengono le Olimpiadi del 2000, affitta un marziano. Italia non si rifà così. No. Una bomba qui e via. Oh, mi scusi, signorina. Buongiorno. Signori, ho il piacere di presentarvi il dottor Jacobetti, Jacobetti. del quale, anzi della quale vi ho già parlato. Vuole che le presenti singolarmente tutti gli impiegati? In parte li conosco già. Sì, è vero, ieri sera a teatro. Li conosco dalle loro cartelle personali. Oh, un flaminel. Oh, eccolo qua. Flamiere. Eccolo qua. E io non fumo. Sono dei bravi ragazzi. Vedremo se i tordi sapranno stare sul ramo. Mi raccomando questa parete, ragazzi. E poi di qui... Architetto? Sì? Qui bisognerà togliere tutto. Anche le donne nude? Soprattutto le donne nude sono superflue. Il superfluo è dannoso. A chi lo dice? Ma veramente a noi fanno compagnia. Se però all'architetto fanno impressione, gli possiamo mettere un vestitino. La cosa si risolve facilmente. Possiamo annegarle. Ecco. Si fa un finto soffitto più basso. Una tinta pastello, morbida. Direi un beige. Gli americani hanno fatto studi assai profondi sull'uso dei colori negli uffici. Ah sì? Il rosso, per esempio, il rosso non è indicato perché produce eccitamento. Sui tori. Anche sugli uomini. Per il salone vediamo un po'. Sceglierei un giallo o un arancione. Insomma, una tinta che dia tepore. No, io farei un arancione d'inverno e un blu marè d'estate. Magari a righine. Ecco. Sì. Lei è? Io? Ah, lui. Francesco. Somma, Francesco. 2. T'ha dato 2. Devi tornare a ottobre. Non si potrebbe continuare questa discussione senza il coro? Certamente. Con piacere. Volete accomodarvi nel mio ufficio, per favore, tutti? Sì. Ecco, codesto è il mio progetto. Ecco. Beh, se ci mettono il cinema già un miglioramento c'è. Prego seduti e per favore un po' di silenzio. Zitti, che superflua sarà. Dunque, ieri avete certamente notato un nuovo orologio marca Tempo. Sì. Si tratta di un orologio a cellule fotoelettriche in uso dal 1958 presso le fabbriche DuPont di Detroit, denominato My Conscience. E che vuol dire, scusa? La mia coscienza. Grazie tante, molto gentile. Questo orologio ha fruttato nella sola Detroit in un anno circa $150.000 Conveniente, ne voglio comprare 12. di multe, Ah. pari a 93.753.000 lire. Prego, procediamo. Dunque, ore 8:21, signor Zuppi. Viene bene il cavaliere. Ore 8:21, signor Somma. Colto nell'atteggiamento abituale. 8:23, signor Guida. Ore 8:23, signor Macchia. Oh, pardon, mi sono sbagliata.
Questo è ancora il signor Guida. Ore 8:23, signor Vespilloni. Ma che dico? Questo è ancora il signor Guida sottosopra. Ecco la bufera. Lo abbiamo riconosciuto tutti, non è vero? Luce. Signor Guida, lei ha dei fratelli gemelli? No. Allora è evidente che lei firma per 4. Spero che lavori anche per 4. Tutti avete visto l'aria furtiva del signor Guida. Evidentemente egli sapeva di non compiere un atto leale verso l'ufficio. E tutta questa messa in scena le sembra leale? Questo metodo da dove l'ha importato? Da Sing Sing? A certi individui gioverebbe l'ordine e la disciplina che regna a Sing Sing. Permesso. Io sono stata incaricata di trasformare non solo gli ambienti, ma anche le mentalità. E per oggi basta. Era ora che qualcosa cambiasse. Ma hanno licenziato. Coi più cordiali saluti, ma mi hanno licenziato. Che hai detto? Leggi, ce l'hai anche tu, leggi. Egregio signor Guida, ci rivolgiamo a lei, ben coscienti del contributo di intelligente attività che lei ha dato al nostro ufficio. A me mi fanno dei complimenti, ragazzi. Ma vai avanti, arriva ai cordiali Sì, saluti. trascorsi i quali lei potrà ritenersi libero. Per favore, prego, fate passare. Per Le favore. uffici italiani sono come quelli spagnoli. Siamo a Roma, capitale. E non si parla di liquidazione. Con me non ci provano. Ecco la sua lettera. Cos'è? Non voglio neanche guardarla. Qui si insultano gli arditi come nel 19. Buongiorno. Buongiorno. Avete ricevuto tutti la lettera? Sì. Avrete capito che si tratta di una formalità. Ma come una può licenziare? Ma la forma è salva. Beh, certo, ci sarà una selezione. Comunque dipende da voi. Chi si adegua sarà riassunto. Via, non fate quelle facce. Solo a porco pigro non cade pera. A donna matta ci vuole la ciabatta. La posizione di un impiegato è corretta quando si ha, cadendo naturalmente le braccia all'asse dell'avambraccio, una inclinazione verso il basso di 15 gradi rispetto al piano orizzontale, passando per i gomiti. Sembra Francesco quando mangia visto dall'aereo. Qui abbiamo l'area di lavoro del braccio sinistro e qui l'area di lavoro del braccio destro. Il lavoro deve essere ripartito agevolmente tra 2 mani. E fin qui non mi pare una scoperta sensazionale. No, signor Guida, ma c'è qualcuno che lavora con i piedi. Ah, ce l'ha con te. Comunque, visto che lei è così interessato al problema, vuol venire qui alla scrivania? Certo, è un po' come tornare a scuola. Sì, in un certo senso sì, ma siamo appena al principio. Dimostri praticamente. Sì. Assuma la posizione del grafico. Sì, sì. Molto bene. Adesso bisogna trovare uno che lavori al posto mio. A questo penserà la società dei beni immobili, se sarà il caso di sostituirla. Sì. E permettetemi di mostrarvi l'immagine dell'impiegato modello. Viso aperto, sorridente, vestito con proprietà. Come sei elegante. Sei ripulito. Per carità, passavo da via con veramente. tutti. Oh, buongiorno. Buongiorno. Bene. Viso aperto, sorridente, vestito con proprietà. Bisogna dimenticare la vecchia immagine dell'impiegato con le mezze maniche, niente più camicie sciatte, capelli arruffati, mangiarsi le unghie. Dovete liberarvi di tutti i vostri tic. Io questo tic l'ho conquistato in Grecia. Sorridente, ottimista, ma che mi hanno aumentato lo stipendio? Ma che è successo? Ma questo ufficio non si riconosce più. Avanti, non abbiate paura. Riprendete i vostri arnesi da lavoro e riambientatevi. E le donne no? Le hanno affogate, sono superflue. È la mia. Buongiorno carine. Il superfluo è sempre dannoso. Ma queste sono micidiali. Buongiorno. Buongiorno comandante. Sono felice di trovarla a suo agio. Grazie. Se vuole, provvederò anche un pallottoliere. No, scusi tanto, dottore. Ecco, signori, ho ripescato in archivio alcune lettere scritte da voi che riguardano il punto più delicato del nostro lavoro, l'intimazione di sfratto. Proprio così. Sono scritte tutte nello stile arido e impersonale della vecchia burocrazia. Da ora in poi niente più, egregio signore, distinti saluti.
Si tratta di un dovere penoso. Rivolgiamoci quindi con cortesia, comprensione, direi quasi con affetto verso il nostro cliente così poco fortunato e dandogli l'impressione che il suo caso ci interessi personalmente. Vogliamo fare una prova? Signorine, prego. Scusi, dottore, ma una lettera di sfratto, sempre una lettera di sfratto, non è che un invito a ballo, che uno... Cos'ha da dire la pecora quando il prato è falciato? Ah, giusto, giusto. Ma che si tratta pecora, o prato, o falciato? Chi sta turco parla? Io non la capisco, no? Caro amico, come va? Ma come amico, se non lo conosco neanche? Ma gli diamo del tu o del lei? Nel mio vocabolario il lei è bandito, solo il voi. Come va? Ho notato che da 3 mesi tu non paghi l'affitto ai beni immobili. Di la verità, la casa non ti piace e tu non vedi l'ora di andartene. Sai che ti dico? C'hai ragione. E dato che si avvicinano le feste natalizie, io ti faccio un bel regalo e ti mando questa gentilissima, affettuosissima intimazione di sfratto che in 448 ti mette in mezzo a una strada a fare il presepio con la tua famigliola. Eccola, sistemata. Tanti auguri e buon congelamento. Oh, che dici? Come firmo? Somma Francesco o Franceschino tuo? Meglio Franceschino tuo, no? Ma firmiamola tutti, così si sente meno solo e gli sembra di ricevere una cartolina da Palma di Maiorca. Ah, scienziati! Bella la vita, eh? Ma che ce farete che giacca si consumate solo il fondo dei pantaloni? Che c'è? Sono arrivati pure questi, guarda un po'. Beh, certo, consumate so consumate. Ah, io a te ti vedo bene. Pensa agli altri quello che vedono di me. Dammi qua, ti ci metto un fondello invisibile. La solita doppa. Hai lasciato le finestre aperte con la luce accesa e sono entrate le zanzare. Chissà dove sei andato a nascondere adesso. Ti piace, eh? Che gli farò io alle zanzare? M'ha fatto sporcare pure la parete. Eccola là, sistemata. Se metti a tigna con me, capirai, io sono ciociaro. Mi devo ricordare di pulire il soffitto. Se no Lisetta è capace di dire che ci ho camminato con le scarpe zozze. Ma con una gamba sola? Non è logico. Ti pare, Romolè? Domani mi porto una carabina a 38 colpi. Quella per gli elefanti. Carlo, è arrivato l'aereo, possiamo andare. Sono pronto. Andiamo, amore. Lo servo fedelmente da 20 anni, sono la sua vita. Questa è l'ultima opera del maestro, purtroppo. Non ne scriverà più? No, perché la bionda di Las Vegas l'ha un po' rimbambito. Faccia anche il mio nome. Signori, ho pochissimo tempo, devo imbarcarmi sul mio aereo personale. Fra l'altro sono anche in viaggio di nozze. Fermi così. Grazie. Prego, ti prego, John, mostrati. Ah, Franci, guarda un po'. Te piace ancora. Quale sarà la prima tappa del suo viaggio? Naturalmente la mia villa sul Kilimangiaro. Ma perché va in Africa, signor guida? Ops, Mr. Philip Jackson, la mia guida, mi ha telegrafato che per le ore 3 di domattina è previsto un passaggio di vecchi elefanti che vanno a morire nel loro cimitero. Poverini, non posso assolutamente mancare alla cerimonia. Buona, hula safari buona. Wana hula yalla safari? Nakana, hire, nebulu, yallana, nakana. E dopo dove andrà, signor guida? E dopo, se mi rimarrà il tempo, andrò a fare qualche bagnetto a Ostia o a Torvaianica con la lambretta. Sa, il pomeriggio dopo il lavoro mi porto delle pagnottelle e mangio là. Che devo fare? Panino? Molto gentile, grazie, me lo incarta, per È favore. vero che si fa il suo nome per il premio Nobel 1960? Ma il premio Montegadini è già mio, io sono qua. Decidano loro. Auguri allora. Auguri. Grazie, grazie. Come si trova da sposato, signor guida? Quando un uomo ha la fortuna di sposare la donna dei suoi sogni, la domanda mi sembra superflua. Un momento, fermi.
Fermi, fermi! Comandante, ho sentito un paio di tuoni. Questo cambiamento di tempo non pregiudicherà la nostra trasvolata, prego? Guardi là. Chi è? La Jacobetti. Ma adesso questa viene pure qua. È lei che porta la tempesta, la mandi via e il tempo ritornerà sereno. Signorina, lei è stata inviata da un giornale. No, allora se ne vada. Guida, io sono qui per ristabilire i fatti. Lei è un impostore. Come si permette? Ma questo è un insulto a tutta la cultura contemporanea. Ha vinto pure il premio Acque Alpole. Amici Ma miei, lei grazie. offende uno dei più grandi scrittori viventi, lo sa? Scrittore? Grazie. Ma se non ha mai scritto una riga. E tutte queste opere qua? Leggete, Chi le ha se vi scritte riesce. queste opere, questi capolavori? Chi li ha scritti, questi capolavori? Il qui presente, signor Guida, Via. è un semplice impiegatuccio dei beni immobili e sta perdendo il posto per incompetenza. Calunniatori, invidiosi. Dimenticali e amiamoci. Sì. Che ora è? Le 8:30, hai timbrato? Che devo timbrare? Tutte le volte che dobbiamo andare a letto bisogna timbrare. Oh no, questo no. È un ordine di servizio del dottor Jacobetti, ma che mi vuoi far cacciar via? Scusa, lo sai come ci è attaccata a ste cose? Se non timbriamo ci tocca dormire in piedi come i cavalli. Ecco, su, amore, su, fallo per amor mio. Timbra, Ti timbro io? Guarda se mi vede nessuno che ti timbro io, va. Anando, non sei nessuno, sai. Tiè, sono tutti bianchi, faccia i conti della spesa. No. Fatta impiegare, Non è vero! Sì! Siete invidiosi! Calunniatori! Sono un grande scrittore! Non è vero, non sono bianchi! Nando! No! Sono un no. grande scrittore! Non sono bianchi! Pure sonnambulo sei diventato. Che è successo? Strillava tutto bianco, tutto I bianco. libri, no, niente, sono avuto un incubo, non è niente, sono mangiato pesante, sì, te ne niente. Mo te faccio una bella camomilla calda e te passa tutta. Sì, grazie. Ma Romoli, se la Jacobetti viene anche nei sogni, siamo rovinati. Molto bene, sergente. Siamo in ritardo. No, è l'orologio nuovo, va già mezz'ora avanti. Ti mancherà qualche rotella come la Jacobetti. Non gli manca niente, signor Somma. L'ho messo io mezz'ora avanti. Dovete sentirvi sempre incalzati dal tempo, costretti a vincere la vostra pigrizia. Dove sta? Boh. Lo sentite questo ticchettio? Questo orologio è regolato in modo da tenervi ben svegli col suo rumore. Ogni minuto che passa deve essere un campanello d'allarme. Tenente François, siamo circondati. Dottor Jacobetti, io sono lieto di comunicarle che già mi sento meno pigro, più efficiente e più attivo. Sono Francesco, Somma Francesco. E con me tutti, non è vero, signori? Sì, dottor Jacobetti. Buffone. No, io c'ho i ragazzini, sa. Oh. Tu sei una pecora, sei. Oh, ma vuoi litigare per forza? Guarda come ti sei combinato. Ma l'ho comprato a rate. E poi vuoi che te la dica proprio tutta? Mm. Non mi piace come tratti mia sorella. Mo' è scoppiata pure st'altra bomba. Avanti, che gli ho fatto? No, io voglio essere obiettivo. Tu fai finta che io non sia il fratello. Allora? La illudi. La illudo? Sì, la illudi per sfruttarla. Prenditi una cameriera. La cameriera, Certo. ecco che la pago la cameriera. E allora te la sposi? Sì, me la sposo, con 2 figli me la sposo. Ma ringrazia Dio che hai trovato una che ancora ti si piglia con la situazione che c'hai. Ma sì, obiettivo fino in fondo. Obiettivo. Di che te la vuoi levare da torno, di. Ma io mica sono il torto che sta sul ramo, Ma Franci, vattene, va, vattene che è peggio. Io sono buono e caro, ma se mi fai arrabbiare. A te la Jacobetti te sta dalla testa. Io te spacco la faccia! Chissà che avrai combinato. Con quel caratteraccio che ti ritrovi, rispondi sempre. L'avrai trattata male quella povera signorina. Io l'ammazzerei. Dio mio, quanto è discolo. Sta sempre a fa botte. Lisetta, qui bisogna trovarci un altro posto, ma noi non conosciamo nessuno. Perché non vai da Pippetto? Era tanto buono. Ma io mi vergogno, quando vi siete lasciati sembrava una tragedia. Vabbè. Ormai sono passati più di 20 anni. Eravamo giovani. Pacci. I tipi come Pippetto
Oggi contano. Pippetto mio, non c'è più pace in quest'epoca così torbida, in questa civiltà così inquieta. Vate a riposare un pochetto al paese, no? Beato te che te ne stai qui tranquillo. Tu sì che l'hai indovinato. È stato come un chiarimento improvviso. Sì, Può succedere a tutti, caro Nando. L'importante è la tranquillità dello spirito, Pippetto mio. Scusa, ma io ti chiamo Pippetto, ti dovrei portare più rispetto, padre Filippo. No, chiamami pure Pippetto, mi fa piacere. Grazie. Mi ricorda l'infanzia. L'infanzia. E Lisetta come sta? S'è sposata? È stata un po' disgraziata quella ragazza. Menicuccio se ne andò al Venezuela, disse che dopo un po' l'avrebbe chiamata. Non si è più visto. Carletto si è arruolato nei carabinieri. Tu hai preso i voti. Io dico la verità, allora non ti capii molto, ma perché non ero preparato, perché non ero maturo. Hai fatto bene, ognuno deve seguire la sua vocazione. Ecco, e poi tu l'hai sempre avuta, sta bella faccia da frate, Che potevi fare se non facevi il frate? E tu? Che intenzioni c'hai? Non te sposi? Te fai vecchio, sa? M'è passata tutta la voglia. Con l'età, con l'esperienza, uno si disinganta, Pippi. No, ma non bisogna pensare così. No, Bisogna avere fiducia nell'amore, nella famiglia, nei figlioli. Pippi, io ho un problema molto più grave. Io mi trovo davanti a un grosso bivio. Mi fa piacere che hai pensato a me. E a chi dovevo pensare? Io non ho conoscenze. E oggi come oggi solo tu mi puoi aiutare a risolvere la mia situazione. Hai maturato a lungo questa cosa? Sì, io non posso più continuare a fare il lavoro e la vita che faccio. Io sono nauseato, Pippi, non posso. Di che parrocchia sei? Beh, Santa cosa, vedi, non ci sto più nemmeno con la testa. Io abito lì dietro a Via Merulana. Ah, i Santissimi Quattro Coronati. Ecco, una chiesa bellissima. Tutta raccolta, tutta cosa. Quando un giovane sente queste esigenze, io me ne rallegro. Meno male. Il problema delle vocazioni è spinoso, ma ogni volta che ne fiorisce una, dobbiamo frenare la nostra gioia. La nostra è una strada lunga e faticosa, di studio e di meditazione. Sì. Quando vuoi indossare il saio? Il saio? Ma veramente, io vorrei ancora pensarci un pochetto prima di questo saio. Lascia che maturi. Ecco, lasciamo che maturi. Vuol dire che tornerò. No. Perché? Ma no, fra noi. Va bene, grazie tante, Pippi. Che bravo figliolo. Torna presto! E salutami tua sorella Lisetta. Grazie. Pippetto. Sì? Tu conosci nessuno ai beni immobili? E che so sti beni immobili? Ma come? So quelli che voi non... Niente. Te saluto, Pippi. Quante mogli ha Rossellini? Rossellini, 1, 2, 3, ho perso il conto. Chi sono i Dorotei? Non lo E so. i Neutroni? Boh. Quanti gol ha segnato Meazza nel 1935? Nel 35 ero richiamato. E voi volete vendere le case? Un buon venditore deve sapere stabilire rapporti amichevoli con ogni tipo di cliente, manifestando vivo interesse per il gioco del calcio, la filateria o per l'allevamento dei pesci tropicali. La sua voce deve essere piacevole, il suo umore allegro. Né sognatore né misantropo. Deve avere l'estro di un attore, l'intuito di un finanziere, lo slancio di un soldato. Qui ci vorrebbe Leonardo da Vinci o Benedetto Croce, ma li vorrei vedere con questa. Ma diciamo così, naturale. Manetto. Mi fa un caffè per favore? Lei è un fenomeno, Subito. ispettore. Non sbaglia mai. Non è esatto. Anch'io ho commesso un errore. Non ho mai usato la brillantina Linetti. Ha ragione, ma abiti sempre da ste parti. Già. Però fai male a non frequentarmi. Sì, Da quando c'ho la televisione. Ah, ho visto. C'ho una clientela di riguardo. Bella donna, Viene tutte le sere. Si mette là e cena con una mozzarella e un bicchiere di latte. Legge, scrive, attacca i francobolli e se ne va. Una sera si scorda la borsa, una sera i guanti. Simpatica però, Te la presento, dai. No, che presenti? Ma che sei, ma? Oh, Guida, prego, si accomodi.
Scusa, Si esercita? Cosa? È una lettera di licenziamento o di sfratto? Ce l'ha con me? No, non solo con lei. Certo, lei ha portato il suo bel contributo. Guida, c'è una persona dalla quale deve guardarsi. Perché? Sa fare anche l'oroscopo? Non è difficile individuare il suo nemico. È il ragionier Ferdinando Guida. Ah, ecco, già. Da lui deve guardarsi, dalla sua abulia, dal suo scetticismo. E in che cosa dovrei credere? Nel totocalcio? Nel musichiere? Omaggio della ditta. Signorina, il grazie. ragioniere è un bravo ragazzo. Non le piace il suo lavoro? Lo lasci, ne faccia un altro. Uno che la soddisfi. Ne faccio frate. Ma in realtà lei ha solo paura di perdere il posto. Tenga. Stia lì a mugugnare e a sfogliare la margherita. Un vero uomo si comporterebbe diversamente. No, mi dispiace. Mi dispiace che abbia scelto la rassegnazione e l'impotenza. Oh, l'impotenza. Sì, purtroppo. Ma che hai capito? 57, 57, 57. Zaccate, dottore. 15. Oh, mannaggia, l'ho messo nel 30. Basta così. Scusi tanto, dottore. Quali sono i suoi hobby? I miei che? Ah, quelli di tutti i bambini. Ho fatto il morbillo, gli orecchioni. Vada pure. Sono andato bene, dottor? Benissimo, vada. Li metto qui questi? Sì. Rotondi. Presente! Posso? Lei ha dichiarato di essere un ex combattente. Qui non risulta. Qui risulta che lei ha fatto 3 giorni come cuoco in sussistenza e poi è stato mandato a casa riformato. Io parlo solo con chi so io. Sarebbe? So io. Va bene, Rotondi, vada pure. L'onorevole Baratti Santi mi incarica di ossequiarvi. Che cos'è che la diverte tanto? Queste macchinette sono veramente miracolose, ma con i raccomandati non funzionano, perché restano. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Come sta? Questo è il ragionier Guida. Sì. Si è dimostrato ostile al rinnovamento. Sì. Ha mai avuto casi di malattie mentali in famiglia? Mio nonno ci ha dato un po' da pensare. Una volta radunò 1000 persone e partì da Quarto e sbarcò a Marsala. Si chiamava Giuseppe. Perché è così contrario ai nuovi metodi? No, io non sono affatto contrario, anzi mi diverto. Mi sembra di stare a New York. Ma visto che qui siamo a Roma, questa psicanalisi, perché non la fate a qualche sfrattato, a qualche baraccato, di quelli che abitano sotto gli acquedotti, se l'acqua non gli ha superato il livello della bocca? Il suo atteggiamento è intollerabile. Sì? Lei il licenziamento se lo cerca. Non dica poi che è colpa mia. Certo che no. Posso andare? Andate pure. Grazie infinite. Li trovo tutti in polemica come se noi fossimo dei nemici. Io non so che dire. Dovunque la mandino, lei combina questi pasticci. Signorina, cambi metodi per il suo bene. Che tutte a me devono capitare. Che è successo? Che sfortuna. Ti sei fatta male? No. E allora piangi per così poco? Il latte porta lacrime. Non toccare, sai. Lì ci sono i vetri, ti trinciano lo stomaco. Tu mica c'hai lo stomaco di Francesco. Hai litigato con Francesco? Andiamo a dormire che qui la madrastra si imbroglia. Lisetta, adesso nemmeno più il letto, mi rifai? Che ha detto? Vabbè. Facciamoci anche il letto. Nella vita può servire tutto. Se proprio lo vuoi sapere, io non so più ragazzo. Nemmeno io so più di primo pelo, che vuoi fare? È la vita, Lisetta mia. Ormai siamo in zona senilità. No, è un'altra cosa quello che voglio io. Domandala a Francesco, domandala all'amico tuo. Lui sa quello che voglio io. Perché? Che hai fatto con La Francesco? colpa è tua. È tua che me l'hai portato per dentro la casa. È tua la colpa. Se si deve sposare, qualcuno lo deve conoscere, no? C'ha quasi 40 anni, va a pensare che si mette a fare la ragazzina. Che ne sai tu?
Io per certe cose tengo ancora 18 anni. No, tu sei proprio infantilita, sei. Siamo una famiglia disgraziata. Non ce ne va bene una. Io sto zitella. E tu non ti sei potuto pigliare il titolo di studio e adesso ti cacciano pure dall'impiego, ti cacciano. Lascia stare, su. Adesso ci parlerò io, No, Francesco. Francesco, no. Non lo voglio più vedere, Francesco. Io lo avevo fatto per un essere di peso a te e per quelle due povere creature. Ma che te credi? Che io non lo sapevo? Che era brutto, goloso e donnaiolo. Che devo fare? Voi ve ne siete andati? Povero me. Metterò un annuncio sul giornale. Illibata è ormai giovane. Nemmeno. E chi se la piglia? Commendatore, sono tutte calunnie. Mi metto alla prova, io so ancora scrivere. Ho un'idea per un grande romanzo. Da questa parte? Commendatore, la prego. Ma com'è possibile? Mi pubblichi almeno una novelletta in nome della nostra vecchia amicizia, la prego, commendatore. Smetta di rompermi l'anima, analfabeta. Commendatore, mi hanno portato via tutti i mobili, mi hanno lasciato solo il letto, tutto pignorato, e la fame. Io e mia moglie sono 3 giorni che non mangiamo. Cambi mestiere, si trovi un impiego. Cosa? Mi spezzo ma non mi impiego. Passai saluti, per favore. Commendatore, la devo salutare, mi stanno tagliando il telefono. Arrivederla, commendatore. Ma che maniera, un momento. No, il telefono no. Ma allora lei cerca rogna. Il telefono no. Ma che fa? Questa è mia moglie. È pegnorata. Anche lei. E poi una ragazza così come fa a vivere in un buco come questo? Joan, ma te ne vai così? Giovanna, ma abbandoni. Dimentichi tutto, Joan. Devo andare. Il nostro amore è finito. No, resta con me, rimonterò la corrente, lotteremo insieme e lascia. Io non sono nata per lottare. Sono nata per cedere. Mi lasci? E anche se volessi non potrei più vivere in questa catapecchia. Perché? Guarda, il nostro sogno ormai è diventato banale, scialbo, realistico. Mi metterò a lavorare, pregherò mia sorella Lisetta di darti una mano in cucina, non so. Caro, ma non parlo di questo. E allora che c'è? Tu non sei stato il primo a sognarmi. Sono stata sognata da migliaia di uomini. No. Americani, australiani, bianchi, neri. Non me lo dire! Sì. Erano tutti poveri. Ma quando sognavano, sognavano. Ti ricordi? Mi hai comprato su una banchina. Non rivanghiamo il passato. E quello che mi aveva venduto era uno studente di 18 anni. Beh, quel ragazzino mi ha fatto fare 3 volte il giro del mondo. Si vede che non aveva nessuna preoccupazione. Dì la verità, tu la ami. Chi? La donna che ha sconvolto la tua vita, che ti ha umiliato davanti a tutti. La Jacobetta. No, io la odio! No, tu la ami. E quello che mi ha dolore è che tu mi tradisca con una donna vera. Joan, ti giuro, io la odio. Amo te sola. In questo caso è semplice. Uccidila. Un vero uomo, McNally, l'ucciderebbe. Uccidila. E io ti amerò per sempre. Joan, ma sei matta? Qui mica stiamo in America. Qui arrestano tutti, anche se non hai ammazzato nessuno. Allora non mi vedrai mai più. Joan! Joan, dove vai? Ritorno da Mondadori. Aspettami! Chiunque altro mi sognerà, non ti dimenticherò mai.
quanto tempo ci hai messo? Che non sapeva leggere il tuo amico. Non sapeva sognare. John! John, resta! Agnelli l'avrebbe già uccisa! L'ho sfrattato. Niente, e ancora niente. Prego, signor Guida, si accomodi. Passavo di qui per caso e ho pensato di venirle a fare una visitina. Il portiere l'ha vista? Il portiere è un amico. Su che cosa intende costruire il suo alibi? Lei ha tanti nemici. Perché la polizia dovrebbe pensare subito a me? Cosa fa adesso? Cancello le impronte digitali. Ha dimenticato la maniglia dell'orologio. Grazie, molto gentile. Usi questi, sono più pratici. Ha pensato al modo? No, purtroppo mi devo affidare un po' al caso perché il crimine l'ho ideato soltanto poco fa. Non vorrà servirsi di un attizzatoio. Perché? È antigenico, romantico, ottocentesco. Come vuole. Ed è sconsigliato da tutti i teorici più accreditati. Per carità. La bottiglia la escluderei perché mi posso far male e lasciare delle tracce di sangue. Lei non ha molta fantasia. No, Oppure non mi odia ancora abbastanza. No, per odiarla io la odio, soltanto non ho mai ammazzato nessuno. Allora vedrò come posso aiutarla. Mi farebbe una gentilezza. I modelli dell'anonima omicidi che le mostrerò mi sono venuti dall'America l'altro ieri. Sì. Tenga conto che ogni modello è collegato a un movente e soprattutto alle caratteristiche psicosomatiche dell'omicida. Sì. E in questo caso corrispondono esattamente al suo peso, alla sua cultura e perfino al colore dei suoi capelli. Procediamo? Prego. Assassinio per stiletto, da eseguirsi personalmente o su commissione con eccitante spargimento di sangue. È brutale. Si tratta più che altro di un delitto periferico uso peripatetica o mondana. E ciò non corrisponde affatto al nostro caso. Non volevo assolutamente offenderla. Soffocamento per cuscino, metodo a pressione, indolore. Ecco, questo già elimina lo spargimento di sangue e mi pare molto più civile. Osservi quest'altro? Sì. Strangolamento per calza di seta, metodo molto in voga nella media borghesia londinese. Giusto. A una donna le calze di seta fanno sempre piacere. Osservi il dettaglio.
In questo delitto c'è tutta l'angoscia moderna, sesso e solitudine. Prendo questo. Vada per la calza di seta, ma attento che non ci siano smagliature e non trascuri il movente. Fingere la rapina in questo posto vi pare infantile. Che mi rubo? Da Angelone. Ha ragione. Se a lei non dispiace, io sceglierei il delitto passionale. Oltretutto in Italia se mi arrestano anche le attenuanti, non so. E infatti lo avevo immaginato. Sei meno stupido di quello che sembri. Bevi un sorso di whisky, ti farà coraggio. Al delitto perfetto. Ce l'hai? No, sono disarmato. Ecco, prendi. Cosa fai? Mi guardi? Lei è così bella. A Jacobè, ma che fai? Dottor Jacobetti? Oddio, è morta davvero. E questo che metodo è? C'ho il bacio che uccide. Ho chiamato la polizia. Dottor, è lui l'assassino. No! Sì. L'assassino è lei! No. Ma basta guardarlo in faccia, confessi. Lei prima ha ucciso la donna. Poi ha tirato l'amico nella camera e l'ha rinchiuso. Manette! No, dottore, no! Sarebbe stato troppo facile, non posso fidarmi delle apparenze dei fatti. Ma ispettore, lei è un fenomeno, non sbaglia mai. Non è esatto, anch'io ho commesso un errore. Quello della brillantina? No, quello di non aver arrestato subito lei. Lui è il mandante e lei è il sicario. No, dottore, no, io sono a Milano. Prenda la Giulietta, faccia la prova, vedrà che non arriva in tempo alla Malpensa. Lui è l'assassino. Ma io c'ho l'alibi, io c'ho un alibi perfetto. Non le credo, confessi. Venga con me, venga con me. Questo è un sogno, ispettore. Io ci soffro di sogni. Quello sono io. Vede come soffro. Se lei aspetta un momento, io faccio uno sforzo e mi sveglio. Mi sveglio. Svegliati! Con Nando ci ho litigato, ma mica gli ho fatto male. Sei tu che ti sei dimenticata di tutto. I ragazzini tornano da scuola con una fame. Povera anima innocente. E come glielo preparo un caffè latte la mattina? Allora vedi che mi vuoi solo sfruttare? Ma perché sei tornato? Perché? Le 10:30, ma è fermo. Cammina. Lisetta! Nando, mettete qua. State zitto. Le 10:30 ancora non mi hai chiamato. Ma che sei rimbambito? Sono le 10:30 di sera. È mezz'ora che dormi. Hai avuto un altro incubo,
Non c'è un po' di bicarbonato, un po' di camomilla? No, bicarbonato no. Non c'è No, niente. no. E va bene, andrò a prenderlo fuori, almeno piglio anche un po' d'aria. Senti, Nando, a te ti dispiace proprio tanto se faccio pace con Francesco? Ti proibisco di rivedere quel mascalzone di Francesco. Non è un uomo per te. Ecco. Prima non lo volevi, ci hai ripensato? Che ti importa a te? Sei antipatico? È naturale. Non ti muovo. Dammi le chiavi, va. Così tu puoi andare a dormire tranquilla. Oh, e che hai fatto? Mi guardi come se fossi un assassino. Ciao, Nando. Ah, sta qua il manichino. Che sei venuto a fare a casa mia? Sono venuto a far la pace con Lisetta. No, ci potevi pensare prima, non c'è niente da fare, vai pure. Ma io voglio bene a lui, voglio bene. E tu ti devi decidere, sai, sono affari tuoi, te l'ho detto tante volte, questo ti farà soffrire. E io la sposo anche senza il tuo consenso. E perché non la rapisci? Tanto ormai... Ma è possibile che io devo fare la guardia a una ragazzina di 40 anni? Oh, va bene che siete stagionati, ma questa è casa mia, comportatevi almeno come due fidanzatini. Hai visto? Nando ce la darà la stanza sua. Lui potrebbe dormire qui coi ragazzini. È meglio che glielo diciamo dopo. Romolito, ma che sei matto? Ti bagni tutti i piedi, cammina, vai a casa. Ma hai chiamato, eh? No, scusi, c'è un equivoco, è il gatto mio. Hai detto Romoletto, come me conosci? No, il gatto mio si chiama Romolito. Allora te manna mio nome. Ma che tu vuoi, io chi la conosco? Ariche, vieni qua. Ma che ragioniamo? Ma come può ragionare con me che sono astecchio? Ma quanto sei cattivo? Vieni qua, Ariche, mannaggia. Stasera offro io. Ariche, stasera offro un ma allora è tubo. serata. Ma chi me l'ha mandato? Ma tu Sperato che sei bello. Ariche, Ma mi vuol lasciare in pace? no, per non cortesia? essere brutale, Ariche, sperato te che sei bello e fortunato. Oh, io non ci ho Ecco, mai bravo. avuto una donna che mi abbia amato per me stesso. Con Lo me so, ma ci cosa sono ci vuole? venute sempre per l'interesse, per la pecugna. Con me nemmeno Mia per moglie quello. ci ha avuto l'occhio lungo, gli ha fatto correre al banco che c'ho al mercato. l'interesse uccide Quello l'amore. che lasciamo perdere. Ecco, Hai meglio non detto, trascendere. vuoi venire a lavorare Che c'è? con me? Eh? Mi serve un ragazzo che mi apre il banco la mattina al mercato. 3.000 lire te do al giorno, 3.000 lire te do, Righetto. Quanto? 3.000 lire, 90 corpi al mese. Righetto. Non posso, io sono già impiegato. Grazie tante a ogni modo, grazie. Ariche, e No, muoviti, no, vai. non posso, Ferma bisogna un alzarsi po', troppo presto Au, la mattina, ma grazie. che c'hai che scappi 90.000 sempre? lire. Ma non me la sa su. Ne sta pure attentato. Ariche, te l'ha nascosto e te credevi che Mi lasci, però c'è una che non voglio vedere. Per favore, Che cosa fa qui? È Romolito, ma io non lo conosco nemmeno. È un bel ragazzo, e tutte le donne del quartiere sono... Non è Ma vero. vada via, ubriacone, o chiamo le guardie, sa? Perché poi? Le guardie? Va, Ariche, te la scelta bene, te la scelta. Questa è peggio di mia moglie. Vattene, Romolito, che questa di mena. Ariche, stai attenta a questa, e le donne sono tutte uguali. Ero sceso a fare 2 passi e non riuscivo a levarmelo dai piedi. Piacerebbe anche a me passeggiare un po' la sera. Sì, Ma comincia a far freddo. beh. E poi in una città straniera si sente ancora di più il peso della solitudine. Veramente io ero già a letto, ma non potevo dormire e volevo prendere una camomilla. Vuoi salire da me? No, grazie. Ho della camomilla americana, efficacissima. Grazie tante, e sono già qui ormai. Buonanotte. Oh, signor Guida, conciliamo almeno le nostre insonnie. Venga, abito qui.
se mi vede il portiere. E cosa c'è di male? Sono maggiorenne. Ah, già. Queste sono le cose che odio dei meridionali. No. Mi scusi. Prego, sì. Prego, si accomodi. No, è meglio che io vada via. Vada, sì. Ma si accomodi, su. Sì? Chiuda la porta. Sì, grazie. Ecco, fatto, sì. Ma non c'è il caminetto. Oh, anche a lei piacciono i caminetti. Sì, Danno intimitate pure, no? Beh, certo. Su, entri. Io l'ho avuto una casa col caminetto, ma vede, questa non è casa mia. Di mio ci sono le stampe, i libri, i dischi. Io prendo una casa per 3-4 mesi, poi la lascio. E faccio del tutto per non affezionarmici. Anzi, la scelgo brutta apposta. Chissà quando avrò mai più una casa mia. Beh, intanto prenda un po' di whisky. Grazie. Mi casca sempre tutto. Le metto un po' di musica. Sì, grazie, molto gentile. Torno subito. Sì. Ah, io sono astemio. Perché l'ho fatta salire? Sì, era per la camomilla americana. No, Oddio, non sarà mica andata a spogliarsi. perché volevo fare 4 chiacchiere con lei sull'ufficio. Sa perché non dormo la notte? Perché sono ossessionata dal pensiero che ormai dovrò licenziarvi tutti. E così mi odierete anche di più, se è possibile. D'altra parte cosa posso farci? È il mio dovere, solo questo posso fare. E se non si è abbastanza duri con se stessi e con gli altri, la vita perde ogni significato. Sì. Certo, duri bisogna essere. Come l'acciaio. Guida, perché lei è contro il progresso? Io? Io adoro il progresso, ma non amo i progressisti. Dirò meglio, non amo i fanatici. E io sarei una fanatica. Lei mi vede così? No, anzi, a vederla non si direbbe affatto. Ma se la mettono in un campo di concentramento, lei strappa le unghie, tortura i prigionieri e spacca le schiene, ma è il suo dovere, per carità, che deve fare? Mi dispiace che lei pensi così di me. Purtroppo il progresso è un'operazione dolorosa, ma necessaria. Per questo volevo parlarle, perché ho bisogno di qualcuno che mi aiuti, che mi capisca. Eccomi qua. Hai fatto bene a rivolgerti a me. Non so nemmeno come ti chiami, ma hai fatto bene. Ma come ti chiami? Melisenda, Clarissa? Maria. Originale. Maria, sei soltanto mia, voglio vivere con te. Signor Guida, io l'ho invitata perché volevo tentare di vedere di collaborare. Ormai mi pare un po' tardi per collaborare. Ad ogni modo noi due possiamo sempre trovarla. Signor Guida, io non amo. Che cosa? Io non amo i contatti casuali. Non mi pare tanto casuale. Sei stata tu che mi hai invitato a salire con la scusa della camomilla. Ma forse lei è ubriaco. Ma che donna sei? Ma ti sei mai innamorata? Sei sola come me, non ti illudere. Il lavoro non ti serve a niente, dammi la bocca. Mi lasci? Scusami, ho un po' debordato. E pensare che quando t'ho visto la prima volta ho provato una cosa che non provavo da 10 anni. Ma era per te e l'ho dovuta soffocare. Peccato, forse pretendevo troppo. Ma tu a un marito la vita gliela renderesti un inferno. E non saresti nemmeno bruttaccia. Ma sei noiosa, petulante, presuntuosa. E sei anche un po' frigida.
Villano screanzato, se ne vada, esca da casa mia! T'arrabbi, eh? T'arrabbi perché ti dico la verità, eh? E da domani si consideri licenziato! Emigro, legione straniera! Vado nel Venezuela a scavare il petrolio. Minatore in Belgio, dove non ci sei tu! Verrà anche per me la volta buona! Accidenti alle scale! I signori impiegati tutti dal direttore. Signori, vi ho riuniti per comunicarvi che la signorina Jacobetti ha dato le sue dimissioni. Davvero? Oh, allora siamo liberi. Finalmente lo sapevo. Il mio foglio d'ordine ha funzionato. Roma! Roma! La matta non ha resistito. Un momento, ma allora ci avrà licenziato tutti. No, il dottor Jacobetti ha proposto e ottenuto dalla direzione milanese di mantenervi tutti al vostro posto. Meno male. Potete andare. Offro l'aperitivo a tutti. Levati sto fungo, ne vedi. Con uno sbadiglio la nostra pigrizia ingoierebbe il mondo. Sì, abbiamo vinto, ma c'è da vergognarsi. Ah, senti, sono venuto a conoscenza di parecchie cose parlando con lei. Credimi, Nando, è una donna sfortunata ed è anche divisa da suo marito. Suo marito? Sì, è un uomo geloso di lei, del suo lavoro e forse non è facile capirla. Una donna come lei, così indipendente, è ancora giovane, sola, bellissima. Pensa, parte questa sera per Milano col treno delle 0:30. Nando, parte questa sera col treno delle 0:30. Sì. Quanto? 500. Ah, 500. Questo mazzo di rose quant'è? 7.000. Va bene, le prendo tutte. Sergio, è tardi, il treno parte. Mi mancavano i tuoi fiori. Mi mancavi tu. Tutto tornerà come prima. Io non sono cambiato. Lo vedi, ho lasciato tutto, il mio lavoro, Milano, come una volta. Che fai? Piangi? Sbaglio tutto. Piango perché sono felice di ritornare con te. Non sono capace di vivere sola. La gente non mi capisce, io non capisco la gente. Tutto passerà. E poi nella nostra casa c'è sempre il caminetto. Sì, il caminetto. Andiamo. Permette, signore? Grazie. Prego. Bene? No, ci manca lo spazio per il fumetto. Ma se mo dici adesso, Vuoi per parte far strana, non una finisco la scena. È arrivata? Sì, è arrivata adesso. Allora glieli porti. Grazie. Tanti auguri. Grazie. Te vuoi Largo, per una favore, foto? fateci lavorare, indietro. Te vuoi E canta, che te canti tu, canti. Fate più là, andiamo. Sei pronto te? Fatto. Giovane. Ma è giovane. E mo questo che vuoi? E che ne so io? McNally. Che? Ma allora siete vivi? Esistete davvero? Che siamo finti? Morti a Las Vegas. Io l'ho letto. Ah, giovanoco, con questo non c'è niente da fare. Vada, che dobbiamo lavorare. Chi è quello? E che ne so? Ah, non lo conosci? Ma come, ti ho fatto diventare regina dei fumetti e sei rimasta la solita serva, sei rimasta. Quasi te darebbe. Allora la volevamo fare sta scena sì o no? E poi se ne Mezza innamora la di me? strada. Lì stai bene te. Te vuoi fa una foto? Te vuoi fa una foto?
Ieri a Roma, proveniente da Mosca, Mr. Bradbury Milton, proprietario delle catene di alberghi Milton, è stato intervistato dalla TV. Mr. Bradbury Milton. Egli ha dichiarato che nel quadro dei nuovi accordi russo-americani costruirà a Mosca il grande albergo Colomba della Pace. Inoltre il mio amico Khrushchev ha voluto regalarmi le colline di Dmitriov sulla Luna. Ci sono stato ieri e non sono niente male. Un po' lontane dal centro, ma sono calme, tranquille. Poi naturalmente bisogna portarci tutto. Acqua, gas, luce e soprattutto l'aria. Ma per gli impiegati vanno benissimo. È un bel programma, signor Presidente. Grazie infinite. E del matrimonio cosa ne pensa, Presidente? Preferisco restare scapolo. Io le donne le assumo, le impiego, le compro. Grazie, signor Presidente. Niente sentimentalismi. Ha bisogno di noi, signor Presidente? Grazie, ho bisogno solo di sognare. Telespettatori, buongiorno. Lisetta, è asciutto il pigiama? Che non ci si combatte più con sto ragazzo. L'hanno mandata da Milano? No, vengo da Hollywood. Ma si chiama Maria. No, mi chiamo Marilyn. E sono una sua grande ammiratrice. Sì. Mi ami perché sono un grande scrittore. Mi ami perché sono il più grande banchiere del mondo. E allora perché mi ami? Ti amo perché sei un impiegato. Sogno son desto.